La beatificazione della Venerabile Elisabetta Sanna è un evento molto significativo per tutta la famiglia pallottina per due motivi. Il primo motivo è che la Venerabile è stata il primo membro dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Dunque per tutta l'Unione un momento di grande gioia. Nel secondo posto, nella nostra famiglia pallottina, abbiamo una seconda santa, insieme con San Vincenzo Pallotti, anche con i nostri beati martiri pallottini. Dunque avere un'altra santa è anche una cosa di grande gioia. Da tanto aspettavamo questa notizia così bella e tante generazioni anche passate e adesso questa comunione di generazioni che sono passate e generazioni che sono qui presenti, possiamo dire che gioiamo insieme. La gioia ci deriva dal fatto che Elisabetta Sanna è la prima donna nella famiglia pallottina, l'Unione dell'Apostolato Cattolico, ad essere elevata agli altari, agli onori degli altari. E oltre ad essere donna è stata una laica. Possiamo dire questo, quello che è proprio importante per tutta la famiglia pallottina, che forse lei è stata la incarnazione totale del messaggio di San Vincenzo Pallotti, dell'esperienza di spirito di San Vincenzo Pallotti. Quando lui nell'appello di maggio ha voluto chiamare tutti ad essere apostoli, ecco, penso che è la cosa più bella che lei abbia potuto fare, diventare apostolo, proprio perché, come diceva San Vincenzo, elencando tutte le cose possibili che possiamo fare nella nostra vita, lei ha fatto così, ha vissuto la sua vita in modo cristiano, e questo è essere apostoli, cioè diventare Cristo. Padre Melia, superiore generale dei Pallottini, che conosceva molto bene Elisabetta, ha detto che tutto questo che faceva conforme alla fede, essendo consapevole che Dio guarda a lei. La Venerabile Elisabetta Sanna dovrebbe essere il volto misericordioso dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Dobbiamo dedicare tutte le nostre opere di carità, di misericordia,
a lei e pregare per la sua intercessione, per tutta la nostra famiglia. Personalmente mi sono sentita molto attratta ad andare a pregare per lei e con lei. Non l'avevo mai fatto, anche se da più di 20 anni, 30 anni, forse ancora di più, spesso vado in quella cappellina come a cercare riparo. E questa è un'espressione che sento molto nella mia anima, di riparare, di cercare riparo, di trovare la possibilità che Dio sia a fare la storia della mia vita, della nostra vita, della vita della famiglia Pallottina. E così pregando l'altra settimana e proprio fortemente lei, mi è venuto dentro una consapevolezza, una certezza. Guardando la sua vita, lei si è lasciata fare attraverso le vicende, gli eventi, ha lasciato tutto, o meglio, ha perso tutto, la sua famiglia, i suoi figli, le sue abitudini, le sue consuetudini, ma ha lasciato che Dio facesse questo. Ecco, forse è la cosa più bella che ci può venire a noi, questo messaggio, guardando poi il traguardo che lei ha raggiunto, di lasciare fare a Dio, lasciare fare come un silenzio, un vuoto, un riparo dentro di noi, perché sia Dio a parlare e a comporre le relazioni come lei ha fatto, è sempre stata molto attenta, molto vicina alla cura dei legami, alla cura dei rapporti tra le persone. Lo possiamo dire anche nella nostra famiglia, quanto sia fondamentale per la nostra famiglia e noi all'interno della Chiesa curare i legami, riparare i legami nella realtà della comunione, lasciando mettere Dio al centro di tutto, prima di ogni cosa, anche prima dei nostri desideri, dei nostri progetti di bene per noi stessi o per l'opera Pallottina. Dio è prima di tutto questo. Imparata nella famiglia di essere generosa verso i poveri, è rimasta tutta la vita sensibile verso i poveri, verso i malati, verso tutti i bisognosi. Ciò che mi colpisce molto nella vita della venerabile Elisabetta Sannà è che Dio ha scelto questa povera donna handicappata, madre di una grande famiglia, come una santa. Quando parliamo tanto della famiglia, io penso lei è un grande modello per ogni famiglia, che, come dice San Vincenzo, tutti noi siamo chiamati ad essere apostoli santi. Un altro dono che ci dà gioia è che, per esempio, il miracolo che è successo e che le è stato attribuito
È accaduto, è avvenuto a migliaia, migliaia, migliaia di chilometri in Brasile. È stata miracolata una giovane donna. E allora questo mi colpisce molto. Anche da questo quadro, da questa sua immagine, vediamo che una donna per motivi fisici è ferma, ma lei non si è mai fermata. Così mi sembra anche un dono ulteriore questo messaggio, come la Madonna, come Regina degli Apostoli, che noi la veneriamo come Unione dell'Apostolato Cattolico, e come ben sappiamo dal Concilio Vaticano II, ci si dice che la Madonna non ha avuto nessun titolo, ma ha il titolo di Regina degli Apostoli. Anche la stessa cosa possiamo dire di Elisabetta Sanna, che fin dall'inizio, come ci dicono i documenti, è dentro la Fondazione di San Vincenzo, fin dall'inizio, come membro, ferma. E il suo ruolo, forse come il ruolo di ciascuno di noi, in base alla storia che ciascuno di noi ha, è quello di comporre la famiglia, come fa la Madonna nella Chiesa. Allora, venerare Elisabetta Sanna come nuova beata è anche avere ben chiaro il dono di comporre tra di noi una comunione, una unità. La venerabile ha avuto questo dono di non scoraggiarsi nelle situazioni difficili e nelle sofferenze. Quando si è trovata a Roma e ha constatato di non poter tornare nella famiglia. Due medici hanno scritto chiaramente che tornando può morire durante il viaggio. Lei in questa situazione piangeva molto, soffriva molto perché voleva tornare alla famiglia, ma allo stesso tempo non si scoraggiò. Ha saputo di accettare questa situazione nuova nella quale si è trovata e servire gli altri e servire la Chiesa in questa nuova situazione. Qui un grande ruolo ha avuto San Vincenzo Pallotti e sotto la sua direzione veramente qui a Roma, piangendo ma allo stesso tempo facendo tutto il bene che era possibile. Serviva malati incurabili in un ospedale particolare, serviva poveri, serviva qui i padri pallottini e pregava molto in tutte le intenzioni apostoliche, intenzioni suggerite da San Vincenzo Pallotti. Ha avuto un dono di dare i consigli giusti e perciò venivano diverse persone, anche diverse volte San Vincenzo Pallotti, i primi pallottini, Cardinale Solia, consultavano Elisabetta nelle situazioni difficili. La frase che Elisabetta ripeteva spesso
era: vorrei il cielo pieno, il purgatorio vuoto e l'inferno chiuso.